Benvenute e benvenuti nel mio piccolo spazio creativo. Sono Paola e oggi vi mostro come faccio questa simpatica calamita renna. Ma ora, prima di metterci al lavoro, qualche informazione social. Innanzitutto iscrivetevi al canale, fidatevi, è un buon consiglio. Attivate la campanella per essere subito informati quando pubblico nuovi video, non solo quelli regolari del venerdì, ma anche gli extra. E poi non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri social, di cui trovate i link in descrizione qui sotto. Un'ultima richiesta, se i miei lavori vi piacciono fatemelo sapere con un like e magari con un commento, anche piccolo. Mi aiuterà a capire cosa ne pensate e quali argomenti trattare nei prossimi video. Grazie a tutti e ora andiamo a pasticciare. Ecco cosa useremo. Per le attrezzature ci servirà una forbice e un pennello. Come materiali ci serviranno la colla, del colore acrilico o color biscotto, il gel nero, lo scovolino, una mezza sfera di legno, una calamita, il feltro da 1 millimetro. Andiamo a pasticciare. Per cominciare dobbiamo dare il colore di base alla nostra testolina di legno. La mezza sfera la troverete in tante misure, potete scegliere liberamente quella che preferite. Il mio colore acrilico appunto è un color biscotto, sostanzialmente serve un color marroncino. Perché sia uniforme andrà stesa almeno in 2 mani, non troppo abbondanti, meglio 2 mani sottili che una troppo generosa, fa fatica ad asciugare e si screpola. Partendo dai bordi, cominciate a coprire tutta la vostra sfera di legno. Quando avrete fatto tutto il giro la potrete appoggiare e coprire la parte superiore. Una volta che l'avrete verniciata tutta la prima volta andrà lasciata asciugare almeno mezz'ora e poi andrà data la seconda mano. Nel frattempo noi abbiamo altre cose da preparare. Mentre aspettiamo che la nostra testolina asciughi, cominciamo a preparare le corna della nostra renna. Ci servirà lo scovolino e dovremo dargli sostanzialmente questa forma: 2 coppie di asole, una più larga e una più piccola. Questo pezzo di scovolino è lungo circa 25 cm, ribadisco, dipende dalla misura di testa che avete scelto. Lo piego a metà per avere un riferimento in modo da realizzare una coppia di corna che sia pressappoco simile. E che cosa creo? Creo prima la coppia di asole larghe. Su per giù ne uso una di campione per vedere che la misura sia simile. Ho proprio creato 2 pieghe e sono tornata verso il centro, come un fiocco. Queste sono le 2 corna più larghe. Basta vedere che dietro la mia testolina sporgeranno abbastanza. Ora, col pezzo di filo che avanza, creo 2 asoline più piccole, in modo che di nuovo le punte convergano verso il centro del lavoro. Vedete? Qui c'è il centro. 1 e 2. Quella delle 2 più lunga, perché per quanto l'abbia piegata a metà non saranno mai uguali, la userò per girarla. Lo scovolino è un fil di ferro con della ciniglia arrotolata sopra, quindi di suo prende la forma che gli si dà. Userò una delle 2 estremità da girare intorno a tutto il nostro gruppo di cornine per bloccarle, da tenerle ferme. A questo punto ho 4 linguette, 2 lunghe e 2 corte, a cui posso dare la forma che voglio. Magari le apro un po' di più, ma poi le modelleremo bene quando saranno attaccate alla testina e vedremo come stanno. Eccola qua la nostra coppia di corna. A questo punto serve anche creare il naso e le orecchie. Per il nasino e le orecchie servono dei pezzetti veramente piccoli di feltro da 1 millimetro. Si partirà dalla forma di un triangolo per il nasino, al quale semplicemente andranno arrotondati gli angoli, niente di più facile. Di nuovo, non c'è una misura, dovete guardare che sia un bel nasone rispetto alla pallina che avete scelto. Per le orecchie invece sono semplicemente 2 ritaglini a forma di chicco di riso. 1 e 2. Ho proprio tagliato 2 rettangoli e gli ho reso appuntite le estremità. Adesso gli metteremo un goccino di colla su una e sull'altra per dargli la forma tridimensionale dell'orecchio. Adesso lo facciamo e poi lo vedrete meglio. Quindi un puntino di colla su una delle 2 estremità dell'orecchio,
proprio un goccino, poca roba. E poi ripiegate su se stessa la punta dell'orecchio. Verrà una bella piega che gli darà un aspetto tridimensionale, quasi l'aspetto anche di un petalo, di una foglia, la stessa cosa vale per un po' per tutto. Quando la colla avrà fatto presa, faremo anche l'altra. Per aiutarmi a tenere in posa le cose che incollo uso spessissimo delle mollette di legno. Fate solo attenzione a non sbrodolare la colla, altrimenti si appiccica tutto insieme. Mentre aspettiamo che le orecchie finiscano di incollarsi, cominciamo a posizionare il nasino. Quindi un velo di colla sul contorno del nasino, il feltro non ha un dritto e un rovescio, ma se per caso dovesse essere un feltro fantasia o un feltro che ha evidentemente un lato più bello dell'altro, tenete quello brutto come rovescio, su quello andrete a mettere la colla. Un velo non troppo abbondante, questa è una colla che non macchia, ma altre potrebbero bagnare il tessuto e lasciare un segno. A questo punto il nasino va incollato possibilmente nel centro della nostra sferettina. Per un attimo potrete ancora spostarlo, non tanto tempo, ma per un attimo lo potrete ancora spostare. Qui c'è il vantaggio che non c'è ancora un sopra e un sotto, quindi metterlo storto è difficile, non impossibile, ma difficile. Ora incolleremo le corna. Per incollare le corna, la colla andrà messa in questa zona centrale. Questa volta ce ne vorrà un po' di più per far sì che faccia presa in mezzo a tutto il peluche. Quindi una goccia piuttosto generosa e poi andremo a posizionarci sopra la mezza sfera. Questa volta sì, dovremo cominciare a guardare che sia dritto il nasino rispetto alle corna. Qui è uscita un pochino di colla, per fortuna in un punto che tanto verrà coperto dalle orecchie, altrimenti dovete pulirla subito per evitare che si veda dopo, ok? Adesso lo tengo in posa un attimino fino a che la colla non fa presa. Adesso incollerò la calamita, così il retro della nostra renna tornerà a essere piuttosto uniforme. Questi due passaggi in realtà avrei potuto realizzarli anche con la colla a caldo, ma io mi trovo tanto bene con la colla a gel che riesco ad usare meglio. Però in questo caso, sia per la calamita che per le corna, si poteva tranquillamente sostituire questa colla con una colla a caldo. La calamita semplicemente va messa sotto alle corna, non deve stare sopra, se no fa troppo spessore. La calamita avrà uno spessore che compensa quello delle corna e viceversa. Di nuovo si attende che asciughi. A questo punto dobbiamo incollare le orecchie sulle corna, quindi con la colla 2 punti ai lati della testina, pressappoco in corrispondenza della cornina piccola, e ci si appoggia sopra le orecchie. Tra l'altro la forma che gli abbiamo dato gli permetterà di aderire bene e prendere subito la forma giusta. Che ne dite? Ovviamente adesso queste vanno centrate rispetto al nasino. Ora mancano solo gli occhi. Per disegnare gli occhi mi aiuto con una traccia fatta a matita. Immagino una linea che va dalla punta del nasino al centro delle corna e ai 2 lati traccio 2 trattini sui quali poi metterò il gel. Così se sbaglio posso sempre cancellare. A questo punto uso il gel per fare gli occhi. Questo materiale è estremamente versatile, ma bisogna prenderci un po' la mano. Ha una punta molto sottile e ne esce fisicamente un materiale piuttosto denso che permette di creare anche delle piccole sferettine, ma delle volte scappa un po' la misura. Quindi pian pianino, senza spremere troppo, piuttosto si fanno 2 passaggi, va applicato uno strato non troppo abbondante, se no dopo questo non si può più rimediare. Le prime volte potrebbe venire un pasticcio, bisogna semplicemente prenderci la mano e avere pazienza. La nostra renna calamita a questo punto è completa. Un'alternativa potrebbe essere metterle una spilla anziché la calamita, così da poterla sfoggiare anche sui vestiti. Ma questo è solo a vostro gusto.
Spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertite e che adesso andrete di corsa a realizzare le vostre per preparare la slitta di Babbo Natale. Buon pasticciamento!